Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale dedicato al mondo del binocolo e degli strumenti ottici e digitali per l'osservazione della natura e del cielo. Io sono Pier Giovanni Salimbeni e sono un giornalista e tester in questo fantastico mondo dal 1997. Oggi vi parlerò del Nikon Monarch 5 8x56 che costa attualmente 799 euro. È un binocolo che ho avuto il piacere di testare grazie a Nital, il distributore ufficiale Nikon qui in Italia. Se avete già letto la recensione del modello 20x56 saprete che ero molto curioso di provare sul campo anche il formato 8x56, quindi nel video vi mostrerò anche alcune clip realizzate con la tecnica del digiscoping utilizzando l'obiettivo di un iPhone XR per osservare fauna e ungulati. Direi di iniziare subito, sedetevi comodi, ricordatevi di leggere anche l'articolo presente sul mio sito binomania.it e di iscrivervi al canale. A tra poco! Il Monarch 5 8x56 è un binocolo naturalistico di grande diametro, con prismi a tetto e uno schema classico a ponte centrale. Pesa 1175 grammi con i tappi frontali, è impermeabilizzato e riempito di azoto e lo scafo è realizzato in fibra di vetro e resina rinforzata. È un mix perfetto tra leggerezza e robustezza. L'interno del tubo ottico è ben progettato, senza parti che creino riflessi indesiderati, mentre l'armatura esterna offre un ottimo grip, sembra quasi di incollare le mani, rendendo l'uso stabile anche in condizioni difficili. La manopola di messa a fuoco grande e zigrinata consente un'operazione precisa, anche con i guanti invernali o quelli da tiro. Nikon dichiara una messa a fuoco minima di 7 metri, ma sul campo ho verificato comunque di riuscire a raggiungere circa 4,7 metri. Per impostare poi verso l'infinito basta un giro completo della ghiera ruotandola in senso orario. La ghiera di correzione diottrica invece è ampia e grande. Non c'è una vite di blocco, ma la pressione necessaria per regolarla la rende praticamente impossibile da spostare durante l'utilizzo. Esteticamente il binocolo è nero, come vedete, con dettagli sul ponte centrale, la scritta Nikon Monarch 5 8x56, il campo di 6,2 gradi e la sigla waterproof. Questo modello mantiene il classico look Nikon della serie Monarch e allo stesso tempo offre comunque una presa solida e molto confortevole. Anche le micro vibrazioni vengono attenuate molto bene, come poi ci si aspetta di solito da un binocolo robusto sopra il chilogrammo, risultando infatti poi più stabile di un compatto 8x25. Passiamo adesso a descrivere l'ottica. Gli obiettivi sono in vetro Eco Glass con elementi a bassa dispersione, quindi ED, e un diametro di 56 mm. Rispetto al 20x56 la correzione dell'aberrazione cromatica è leggermente migliore. Al centro del campo le immagini risultano nitide e contrastate, con una tonalità dei bianchi leggermente calda. Gli obiettivi poi sono incastonati di circa 10-11 mm all'interno dei tubi ottici, proteggendoli quindi da graffi e schermando in parte la luce laterale. Gli oculari offrono invece un campo di vista di 6,2 gradi, corrispondente a un campo apparente di circa 49,6 gradi con la formula ingrandimento per campo reale. Non è quindi un vero binocolo grandangolare, ma la lente di campo di quasi 24 mm facilita comunque la pulizia e riduce anche l'appannamento in inverno. L'estrazione pupillare è ottima, 20,5 mm dichiarata, quindi perfetta anche per i portatori di occhiali. La distanza interpupillare va regolata da 60 a 72 mm, mentre per chi ha una distanza interpupillare inferiore ai 65 mm conviene comunque verificarne il comfort perché non c'è molta distanza tra i tubi ottici. I paraluce
comunque hanno un diametro di 48,5 mm e un'estrazione e rotazione che prevede posizioni nette con 4 click stop. Per quanto riguarda invece i prismi, il Monarch 5 8x56 utilizza prismi a tetto Schmidt-Peshan di buona qualità. La pupilla di uscita, come potete vedere, è circolare e il field stop, il diaframma di campo, è netto. Lievi bagliori sul bordo non influiscono sull'uso pratico perché comunque non sono vicini alla pupilla di uscita. Infine il trattamento antiriflesso è di alta qualità. Prismi e lenti sono trattate multistrato con rivestimenti dielettrici ad alta riflettività e correzione di fase sui prismi. Il risultato quindi è una colorazione verde talvolta violacea e immagini comunque luminose e dettagliate, come ho verificato anche con la mia prova pratica riflettendo il viso sull'ottica, e in questo caso il trattamento antiriflesso si è dimostrato veramente ottimale perché non sono riuscito praticamente a vedere i dettagli del mio viso. Parliamo adesso delle aberrazioni cromatiche e geometriche. Al centro del campo questo 8x56 mostra un contenimento del cromatismo leggermente migliore rispetto al 20x, soprattutto nelle situazioni più critiche, come osservazioni di errore in controluce, garzette o rapaci sempre in controluce. Il cromatismo laterale compare invece spostandosi verso i bordi, ma è normale visto che il campo è molto definito. La curvatura di campo è minima, piazzando infatti il binocolo sul treppiede e osservando soggetti da 400 metri fino all'infinito si nota soltanto una leggera perdita di definizione al bordo, praticamente impercettibile direi nell'utilizzo pratico diurno. La distorsione angolare al cuscinetto invece è presente, tuttavia seppur comunque un po' più alta della media non riesco molto a confermarvi le sue reali prestazioni nel panning per l'effetto palla rotolante, perché come ormai sapete non ne sono particolarmente sensibile. Nell'osservazione astronomica invece si può percepire una minima coma al bordo e un po' di astigmatismo verso l'80-90% del campo, con una buona comunque correzione complessiva. Quindi rispetto a un top la nitidezza è leggermente inferiore, ma non è assolutamente proporzionale al prezzo, che rimane molto più conveniente. Stiamo parlando di 800 euro contro i 2004-2005 di un top di gamma. Adesso vorrei parlarmi delle mie impressioni pratiche sul campo. Nel birdwatching definibile come diurno non ci sono differenze eclatanti rispetto ad esempio a un classico 8x42, se non il maggiore comfort dato dalla pupilla di uscita di 7 mm e magari i maggiori dettagli nel sottoala dei rapaci in controluce. Ho voluto quindi concentrarmi sulle osservazioni all'alba e sono andato a Germignaga, noto hotspot della zona, con temperature intorno agli 8 gradi e un po' di vento freddo, ragazzi. Anche se non ho sfruttato completamente la pupilla di 7 mm, dettagli come alcuni smerghi a riposo in zone in ombra erano molto più visibili rispetto a un 8x42. Ho apprezzato poi il buon contenimento dell'aberrazione cromatica al centro del campo e la capacità del Monarch 5 di gestire dettagli in controluce senza evidenti bagliori. Insomma, non è il binocolo ideale per la classica osservazione diurna, ma all'alba o al crepuscolo, nelle paludi o per osservare rapaci che si posano al tramonto del sole, è un compagno direi eccellente. Per quanto riguarda invece le osservazioni paesaggistiche, magari un formato 8x32 potrebbe essere più compatto e senz'altro più grandangolare. In ogni caso questo 8x56 offre nitidezza e contrasto eccellenti al centro del campo e grazie alla luminosità superiore è ideale nelle ore pre e post crepuscolari, mostrando più dettagli rispetto a un comune 8x42. Al crepuscolo ho testato il binocolo mentre verificavo le arene dei cervi in bramito nella mia zona. Anche se non raggiunge la luminosità di un top di gamma, come ad esempio lo Zeiss HT 8x56 o un SLC Swarovski 8x56, il Monarch 5 si difende molto bene. La scena si illumina e permette di percepire animali a 150-200 metri, stimando personalmente, senza macchinari, una trasmissione luminosa che potrebbe essere intorno all'87-88%. La differenza quindi rispetto a un top da 90-92 di trasmissione al lato pratico si riassume soltanto in 2 o 3 minuti di osservazioni in più, quindi resta per voi da capire se possa valere tanto la pena spendere 3 volte tanto. Il peso necessario da trasportare quindi è ripagato dalla stabilità e dal comfort di utilizzo.
Per l'osservazione astronomica, con una pupilla di uscita di 7 mm è necessario un cielo molto scuro e una buona dilatazione pupillare per sfruttare tutto il fascio di luce che esce dalle enormi pupille. Al centro del campo le stelle comunque sono nitide e molto puntiformi e i colori risultano ben evidenti, ad esempio la stella doppia Albireo appare molto affascinante. Il campo non è grandangolare, come avrete capito, ma rimane quasi totalmente piatto fino al bordo, soltanto un leggero astigmatismo ai margini e, come vi ho detto, la presenza della coma. Personalmente per l'astronomia preferisco il formato 20x56 perché scurisce meglio il cielo e mostra maggior risoluzione delle stelle e dettagli su galassie luminose. Direi che è giunto il momento di farvi vedere qualche impressione pratica, quindi girata con la Action Cam direttamente sul campo. Buongiorno ragazzi, qualche breve impressione dopo aver osservato e ripreso con l'iPhone per circa 2 ore. Adesso sono le 8:40. Sono arrivato qui presso l'hotspot di Germignaga alle 7 di mattina. C'era una luce veramente bassa, ma l'idea questa volta era di mostrarvi le prestazioni di un 8x56 proprio nelle prime ore, diciamo così, della giornata. Ho portato con me un 8x42 di riferimento, certamente non ho avuto la possibilità di percepire le differenze che si possono vagliare al crepuscolo nell'osservazione dei caprioli, però vi devo confermare che in questa zona, ad esempio, dalla parte opposta della sponda del fiume Tresa c'erano ancora degli smerghi a riposare e l'immagine era molto in ombra, eppure con l'8x56 sono riuscito a vedere più chiaramente i dettagli degli smerghi rispetto a quanto mi veniva concesso dal binocolo 8x42. Per quanto concerne invece la mera prestazione ottica, vi devo confermare che al centro del campo le lenti ED lavorano meglio rispetto a quanto sia possibile fare con il formato 20x56, quindi in asse c'è una, direi, totale correzione nella maggior parte delle condizioni di illuminazione dell'aberrazione cromatica. Ogni tanto si nota qualcosina, ma su soggetti veramente molto contrastati, come ad esempio i gabbiani nello sfondo controluce. Inoltre sto apprezzando anche adesso, perché il sole è comunque già alto e fastidioso, la capacità che secondo me è ottimale del Nikon Monarch 5 8x56 di contenere la luce diffusa in queste situazioni controluce. Le immagini, forse anche grazie al campo di vista che non è elevatissimo, comunque sono corrette e non sono inficiate da bagliori fastidiosi ai bordi del campo. Certamente il campo di vista non è tra i più ampi, non è come un top di gamma 8x56, ma comunque il formato 8x56 per ovvi motivi costruttivi, progettuali, di ingombri eccetera è noto per non avere campi di vista ultra grandangolari. La messa a fuoco funziona bene e certo non è facile da trasportare e maneggiare come magari un 8x32, un 8x42, però può avere la sua ragione d'essere nel birdwatching secondo me in queste ore. Quindi all'alba, al primo crepuscolo, appassionati di tarabusi, appassionati di belle camminate all'alba all'interno delle osi, un 8x56 potrebbe essere una soluzione veramente ideale, considerando poi il fatto che se siete appassionati di osservazione crepuscolare, quindi per caprioli, volpi eccetera, è senz'altro un prodotto molto molto interessante. È giunto ragazzi il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti proprio qui sul campo. Sto aspettando l'arrivo dei caprioli. Scusate i rumori di fondo, ma in ogni caso sono vicino a una strada, quindi talvolta passeranno le auto. Cito innanzitutto gli obiettivi ED, quindi vetri a bassa dispersione che contengono molto bene l'aberrazione cromatica, soprattutto in questo formato 8x. Mi è parso avere qualcosa in più rispetto al 20x56. Il campo di vista non è grandangolare, ma comunque di giorno è corretto fino al bordo. Non avendo macchinari specifici non posso confermarvi che la trasmissione luminosa sia, non so, del 90% o dell'89%, così a spanne non è di certo dell'85%. È presumo un 87-88%, quindi di poco inferiore a un top di gamma.
tant'è vero che in queste sere al crepuscolo l'ho comparato con un top di gamma da 2400 euro, c'era una differenza di circa 2 minuti di luminosità. Questo significa che con il top di gamma andavo a percepire qualcosina in più per circa altri 2 minuti, quindi in questi 2 minuti i soldoni possono valere 3 volte tanto. C'è da capire poi se effettivamente gli appassionati sono disposti a spendere qualcosa in più. Altri pregi sono la comodità dell'estrazione pupillare, perché di 20 mm si osserva tranquillamente con gli occhiali. Io non li porto, ho provato con gli occhiali da sole e vedevo tutto il campo di vista. Per una cifra di poco inferiore agli 800 euro, ragazzi, è possibile acquistare un 8x56 con prismi a tetto e un buon trattamento antiriflesso. Non raggiunge le prestazioni di un top della gamma con prismi Abbe Koenig, però al crepuscolo vi assicuro che è molto sfruttabile. Sono arrivati i caprioli. Bellissimo. Adesso riprendo. Tra i difetti posso citare il peso, perché non è leggero come un 8x42, e ovviamente la pupilla di uscita di 7 mm può non essere sfruttata dalle persone alle quali fisiologicamente non si dilata più la pupilla per gli stessi millimetri. Quindi in questo caso potreste prediligere un formato di ingrandimento superiore. Ho dimenticato inoltre di dirvi che ha una buona resa nel controluce, secondo me. In sintesi, ritengo che il Nikon Monarch 5 sia un binocolo poliedrico con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni, robusto, ben impermeabilizzato, con una trasmissione più che sufficiente per un utilizzo comunque direi semiprofessionale. Vi ripeto, non raggiunge la trasmissione luminosa dei top, ma poco ci manca. Inoltre è molto comodo da utilizzare come tutti gli 8x56 grazie a questa incredibile pupilla di uscita che vi faccio vedere ancora adesso. Eccola qua, guardate che meraviglia. Vi ricordo che è possibile acquistare il Nikon Monarch presso Nikon Italia, quindi il Nikon Store, vi lascio il link qui sotto in descrizione, al prezzo di 799 euro quantomeno per il mese di ottobre del 2025. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Nital, nella figura di Marco Rovere, Giuseppe Maio, Fabrizio Gillone, che mi hanno fornito in tempi brevissimi questo esemplare. Pensate che dalla mia richiesta sono passate 24 ore. Vi aspetto come sempre su Binomania, su tutti i social, sul gruppo Facebook tutto ma proprio tutto sui binocoli e sul forum di Binomania. Inoltre, se ancora non lo avete fatto, vi invito a iscrivervi a questo canale per rimanere sempre aggiornato sul mondo degli strumenti ottici e digitali. Un carissimo saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni, dal Nikon Monarch 5 8x56 e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Ragazzi, vi porto proprio sul campo oggi.